Avete presente quella sensazione frustrante di quando comprate un ingrediente costoso e poi finite per buttarne via la metà? Con lo zafferano è la stessa cosa, tutti impazziscono per i fili rossi e trattano invece i petali viola come se fossero spazzatura. Ma quello che per molti è uno scarto, in realtà è un potenziale sia per la vostra cucina che eventualmente anche per la vostra azienda. Oggi vi porto con me dietro le quinte della lavorazione dello zafferano per scoprire che quello che per molti è uno scarto ha il potenziale di diventare oro viola. Ciao a tutti, sono Claudia di Zafferano Emiliano. Da diversi anni coltivo zafferano biologico. La mia filosofia è che le cose fatte a mano con cura e passione sono sempre le migliori e oggi parliamo proprio di cura, quella che dedico alla lavorazione dei petali di zafferano. Per ottenere un buon prodotto bisogna prima di tutto partire dal campo. I bulbi infatti vanno messi a dimora nel periodo giusto e vanno adottate quelle piccole tecniche che consentono di preservare i nostri bulbi dai ristagni idrici e di evitare che vengano soffocati dalle infestanti. Al momento della raccolta poi bisogna agire presto e bene. Presto perché i fiori di zafferano vanno raccolti nelle prime ore della giornata, quando sono ancora chiosi. Infatti, i nemici principali dello zafferano sono la luce e l'umidità. E poi vanno raccolti bene perché vanno raccolti con delicatezza, in modo da non danneggiare né i petali né il loro prezioso contenuto. Ma non basta mettere cura nella preparazione dell'impianto e poi nella raccolta dei fiori. La cura è necessaria soprattutto nel momento della mondatura dei fiori, quando cioè si separano i pistilli dai petali. È un lavoro lento e manuale. È faticoso? Sì, ma il risultato finale ti ripaga di tutto quanto. Lo step successivo è quello dell'essiccazione e anche in questa fase servono cura e attenzione, sia per lo zafferano in stimmi che per i suoi petali. Non bisogna infatti cercare scorciatoie e dire vabbè, metto tutto in forno a 100 gradi che così faccio prima. Assolutamente no, rischiate di bruciare tutto e quindi di mandare in fumo, nel vero senso della parola, tutte le vostre ore di lavoro. D'altra parte non bisogna neanche pensare metto tutto ad asciugare al sole, è la tecnica più naturale che possa esserci e quindi andrà per forza bene. Assolutamente no, perché il sole è un altro dei nemici di questa spezia preziosa. Per ottenere un bel prodotto finale che mantenga il suo colore brillante ma che sia essiccato alla perfezione, bisogna agire rapidamente. Petali e pistilli infatti vanno essiccati lo stesso giorno della raccolta, subito dopo averli puliti, in modo da evitare che possano sviluppare muffe e in modo da preservare tutte le loro caratteristiche organolettiche. Io uso un essiccatore professionale che mantiene costante la temperatura e il flusso d'aria, perché è importante essiccare alla temperatura giusta, ma è molto importante anche fare in modo che l'umidità esca dall'essiccatore per evitare i ristagni. Ricapitolando, abbiamo raccolto lo zafferano, l'abbiamo pulito e abbiamo essiccato tutto con cura. E adesso la cosa più importante da fare è preservare il vostro raccolto dall'umidità. Al momento della scelta dell'imballaggio non bisogna tanto guardare alla bellezza, ma alla praticità. Se avete una coltivazione amatoriale di zafferano, vi consiglio di conservare i vostri petali in un barattolo a chiusura ermetica di latta o di vetro scuro e tenerlo in una dispensa o comunque in un luogo lontano da calore e fonti di umidità. I petali così preparati si conservano per diversi mesi. Se al momento dell'utilizzo vi sembra che abbiano perso un po' di croccantezza, vi consiglio di passarli un attimo in essiccatore, in modo da togliere quel pochino di umidità che potrebbero aver assorbito. Questo è un consiglio che vale anche per lo zafferano. Prima di metterlo in infusione, infatti, potete tostarlo per alcuni secondi in una padella antiaderente, in modo da favorire il rilascio di tutte le sue componenti aromatiche. Passiamo al lato pratico. Come si usano questi petali di zafferano? Non vi aspettate ovviamente che colorino di rosso come fanno i pistilli. Potete infatti utilizzarli per preparare una tisana, magari aggiungendo anche qualche pistillo di zafferano. Altrimenti potete ridurli in polvere e utilizzarli per colorare gli impasti. Un altro utilizzo è quello di decorazione, potete metterli ad esempio per colorare un'insalata mista oppure sopra dei dolci che magari hanno una crema di zafferano all'interno. Ma potete anche usarli come decorazione in casa, in una ciotola con un pot-pourri, oppure potete metterli nella vasca
con i vostri sali da bagno preferiti per farvi un bel bagno colorato e profumato. Sarà proprio come Cleopatra, che si dice facesse il bagno in latte d'asina e zafferano per tenere la pelle bellissima, però di sicuro farà bene al vostro umore. E se avete già provato i petali di zafferano, lasciatemi scritto nei commenti come li avete utilizzati. Spero che questo viaggio dietro le quinte del mio lavoro vi abbia fatto capire che un'agricoltura di qualità non lascia nulla al caso. E se vi va di provare i petali di zafferano, li trovate nello shop sul mio sito zafferanoemiliano.com. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da essere sempre aggiornati sulle novità dal campo alla tavola. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie!